Ciao a tutti e ben ritrovati homebrewers e appassionati. Conclusa la pausa estiva, finalmente riprendiamo con i video e a breve anche con le cotte. Nei precedenti video delle mie cotte spesso mi avete commentato domande o dubbi riguardo degli accorgimenti o attrezzature che adopero nelle mie cotte. Quindi ho pensato di fare un video dove riassumo tutto quello che c'è dietro il mio homebrewing, quali attrezzature, accorgimenti e migliorie ho fatto nel tempo e il perché dietro ogni passaggio e ogni scelta. Ma prima di iniziare, se siete nuovi del canale e siete interessati e incuriositi sul mondo della produzione casalinga della birra, vi invito a iscrivervi a questo canale e attivare le notifiche. Partendo dal primo passaggio, la macinatura, vi mostro il mio mulino. È il primo e unico mulino a rulli che ho comprato finora, è un mulino Marga, molto simile alle macchine della pasta prodotte dalla stessa casa, ma ha i rulli zigrinati e regolabili. Anche se non ha regolazioni molto fini ma con ampi scatti, si riesce a ottenere una buona macinatura per la birrificazione. Se volete approfondire, ho fatto una video recensione qualche tempo fa. Il mulino è motorizzato dal suo motorino originale, impiega circa 7-8 minuti per macinare 1 kg di malto, quindi devo azionarlo molto prima prevedendo quando avrò l'acqua a temperatura per l'aggiunta dei grani in pentola. Purtroppo esce di fabbrica con una tramoggia piccolissima che contiene appena 200 g di cereali. Ne ho fatte realizzare prima una in legno che riesce a contenerne quasi 2 kg di malto. Il legno non è un materiale ideale in birrificio, ma in questa fase non c'è nessun rischio. I malti stessi contengono lieviti selvaggi e altri microrganismi che poi vanno completamente eliminati dal calore durante il processo. Di recente ne ho fatte realizzare una in lamiera che arriva a contenerne fino a 4,5 kg. Questo mi permette di caricarla tutta e avviare la macinatura senza dover essere lì spesso a controllarla. Come macinatura ho impostato il rullo in posizione 1 che è la più distanziata e ho sempre usato questa regolazione con tutti i malti e grani di diverso tipo. Si ottiene una macinatura un po' più fine forse, ma se integrate un 5% di lolla di riso nel grist non avrete problemi di blocchi o passaggio di farine. Dal malto macinato passiamo alla pentola Only One, è una Klarstein Mundschenk da 50 litri, la seconda generazione, acquistata nel 2019, ancora funzionante e in buono stato. Anche di questo ho fatto una video recensione e un video sulle modifiche e migliorie, come il filtro a monte della pompa che aiuta a trasferire il mosto raffreddato a fine bollitura passando dalla pompa e trattenendo le particelle di luppolo. Si riesce a trasferire un mosto veramente molto limpido in questo modo. L'altra modifica è il braccio di ricircolo, ho comprato questo braccio che appartiene a un'altra pentola che è il Brewzilla della Kegland, ha un attacco camlock uguale a questa, la differenza rispetto all'originale è che il braccio scende dritto e non obliquo e in questo modo mi permette di collegare tramite un tubo questo terminale a fungo che uso per il ricircolo. A seconda del volume di mesh scelgo uno tra questi tubi tagliati a diverse lunghezze in modo da avere il fungo appena sotto il livello del mosto. Questo è un accorgimento importante perché il ricircolo dall'alto con il mosto che splasha di continuo può fare inglobare troppo ossigeno che non danneggia il mosto in questa fase ma si lega alle melanoidine presenti nei malti e va a danneggiare poi la birra finita in bottiglia lentamente. Questo è il fenomeno dell'ossidazione a caldo. Quindi per fare questo tolgo la griglia superiore e faccio l'ammostamento senza coperchio. Per seguire l'ammostamento, una volta aggiunti i grani, faccio la taratura del mio pH-metro, che è un Adva AD12, un modello molto economico rispetto ai più professionali, ce l'ho da 6 anni e mi è capitato di dover cambiare l'elettrodo solo 2 volte, ma per colpa mia perché si era seccato rimanendo a lungo senza il liquido protettivo. Prima di ogni cotta lo calibro con le soluzioni a pH 401 e 701. Tra una misura e l'altra lo tengo sempre a molle in acqua distillata per non far seccare il mosto dolce a contatto con il delicato elettrodo e quando finisco di usarlo, dopo averlo lavato, lo conservo sempre con il suo liquido protettivo. Per correggere il pH uso l'acido fosforico che ho acquistato in questo grosso formato diversi anni fa, potete usare anche l'acido lattico o acido citrico, sulla birra finita dovrebbe cambiare poco o nulla.
Il fosforico è più forte, quindi ne vanno usate quantità molto piccole, per cui uso questa pipetta. Per prelevare i campioni di mosto uso un bicchiere di vetro e poi trasferisco in questi piccoli bicchierini da caffè in acciaio, da campeggio, sono molto piccoli e misura perfetta per il pH-metro. Tra l'altro l'acciaio, se messo in ammollo in acqua fredda, aiuta subito a far scendere la temperatura del mosto perché la misurazione corretta del pH in verificazione si fa a 25 gradi. Dopo ogni correzione aspettate almeno 5 minuti prima di misurare nuovamente il pH. Dopo aver corretto il pH faccio altre misurazioni alla fine di ogni step e poi una pre-bollitura e uno dopo la bollitura. In teoria il pH dopo essere stato corretto dovrebbe scendere da solo durante tutte le varie fasi e si consiglia pure di correggerlo prima della bollitura per portarlo prossimo a 5 per favorire una maggiore coagulazione delle proteine e ottenere un mosto più limpido. Questo passaggio in realtà non lo faccio molto spesso. Invece una cosa che mi lascia ancora perplesso è che mi ritrovo a fine bollitura un pH più alto di quello pre-boil o di quello di fine ammostamento. Non ho ancora trovato il motivo per cui questo accade, a volte mi ritrovo dei valori post-boil di 5.4 o anche 5.6, ma qui non ho voluto fare correzioni. In ammostamento misuro anche la densità iniziale alla fine di ogni step in modo da capire come sta andando l'estrazione, uso un rifrattometro quindi basta appena una goccia e durante l'ammostamento assaggio anche dei campioni di mosto. Mi dà un'idea sugli aromi dei malti e la dolcezza che emerge sempre più durante la saccarificazione è già un indicatore della conversione dell'amido in zuccheri. Una cosa che non faccio più infatti è il test con lo iodio. Personalmente lo considero inutile, se usate materie prime affidabili, cioè quelle presenti in commercio, la saccarificazione si verifica sempre, a meno che non vi dimenticate il fornello o la resistenza accesa e vi ritrovate in breve il mosto a 80 gradi. Anche all'esame visivo vi potete rendere conto, conservando un campione prelevato a inizio mesh, come cambia la limpidezza nel tempo, segno appunto dell'avvenuta conversione. Se faccio batch da 12 litri evito di fare il risciacquo e lavoro fin dall'inizio con tutta l'acqua necessaria. Un limite di queste pentole è dato dal grande volume morto sotto il cestello, cioè l'acqua in più che siete costretti a usare fin dall'inizio per coprire i grani nel cestello. Quest'acqua riduce quella che potreste usare in sparge, su un batch così piccolo quindi sarebbe una quantità molto piccola di per sé, per cui è un passaggio evitabile e anche di vantaggi trascurabili alla fine. Su 23 litri o più invece faccio sempre il risciacquo per caduta, cioè il fly sparge. Metto l'acqua a scaldare su questa pentola da 25 litri con rubinetto della Porsinelli su un normale fornello a gas. Questa la preparo già a inizio ammostamento per evitare di trovarmi poi con l'acqua non ancora a temperatura quando è il momento di fare il risciacquo. Prima di scaldare l'acqua metto a mollo il pH-metro e correggo l'acqua cercando di portarla a un pH vicino a 5. La temperatura la seguo con questo semplice termometro a gabbia, appena arrivo a 80 gradi spengo il fuoco. Da qui per avviare il risciacquo mando l'acqua dal rubinetto della pentola a questa pompa dove in uscita ho collegato pure un contalitri e una valvola che serve per smorzare il flusso, altrimenti il risciacquo sarebbe troppo veloce. Dalla pompa passo al cestello della pentola che ho appena sollevato e alla cui sommità ho rimesso la griglia superiore. Come terminale del tubo ho collegato questa spray ball in acciaio che distribuisce l'acqua in tutte le direzioni e la griglia superiore del cestello mi aiuta pure a evitare canalizzazioni. Purtroppo un difetto di questa pentola è che il cestello tutto sollevato espone le trebbie all'aria, quindi lo sparge cerco di completarlo tra i 2 e 5 minuti massimo. Questo perché le pentole Only One non sono state progettate in origine per fare anche il risciacquo. Invece nei modelli più recenti potete trovare i piedini a diversi livelli proprio per sollevarlo parzialmente e poter fare anche questo passaggio. Completato lo sparge, lascio il cestello per colare per almeno 10 minuti, perché se lo togliete subito vi accorgerete poi che potreste perdere anche 1 litro o poco più di mosto, che ci mette un po' di tempo a percolare. Nel frattempo imposto la pentola per andare in boil, qui inizio a preparare i luppoli, apro le bustine e li peso per averli pronti per la prima gettata. Dopo 10 minuti tolgo il cestello, con una schiumarola tolgo l'hot break, cioè i coaguli proteici che formano questa schiuma in superficie. Appena partita la bollitura getto il primo luppolo all'interno dell'hop basket e faccio partire un timer esterno perché la mia pentola non raggiunge mai la temperatura di bollitura. Non so se per il fatto che sto a 800 metri sul livello del mare o anche per altri motivi.
Ho installato questa cappa aspirante con questo terminale snodabile e una ventola da 40 watt per il vapore prodotto durante la bollitura. Purtroppo non sta funzionando come previsto, il vapore prodotto è troppo e non riesce ad aspirarlo bene. In gran parte condensa e finisce per gocciolare dal terminale stesso. Per i luppoli uso questo cestello in acciaio con maglie da 200 micron che è una misura buona se scegliete di usare luppoli in pellet. Vi consiglio di stare tra i 200 e i 300 micron. Con luppoli in coni ci sono invece quelli a maglie più larghe come questo da 800. Ho qualche dubbio riguardo l'estrazione di aromi su birre molto luppolate, quindi con tanto luppolo in questi cestelli piuttosto che con gettate libere in pentola. Ma per fare gettate libere in pentola devo fare delle prove per capire se il filtro reggerebbe. Già con i cestelli parte del luppolo passa comunque e poi finisce per formare una bella massa di trub. Negli ultimi 15 minuti di bollitura inserisco la serpentina insieme al tubo da Whirlpool e la paletta d'acciaio, che potrebbe sempre servire. Le inserisco prima per farle sterilizzare. Negli ultimi 10 minuti solitamente aggiungo il Protafloc come chiarificante, ne metto 1 grammo su batch da 23 litri e a volte, non sempre, il DAP, che è un nutrimento a base di azoto. È utile su mosti con elevate percentuali di zuccheri semplici, per esempio, che sono più povere di nutrimenti, o di mosti ad alta densità dove il lievito potrebbe faticare. Ne aggiungo dai 3 ai 5 grammi su batch da 23 litri. Come serpentina per il raffreddamento ho questa in rame che ho fatto realizzare dal mio idraulico, all'epoca non avevo questa pentola all in one e l'ho fatta appositamente sovradimensionare. Alla fine si adatta benissimo anche a questa pentola, sui batch da 23 litri rimane qualche spirafuori ma si comporta molto bene. In inverno con acqua di rete intorno ai 14 gradi raffredda il mosto da 100 a 20 gradi in 10-15 minuti. Il rame come materiale richiede un po' di accortezze, una volta rimossa va sciacquata e poi fatta asciugare tenendo le spire aperte per evitare che rimanga acqua che faccia ossidare la superficie. Se si dovesse ossidare troppo va lavata con soluzioni acide come aceto e strofinare. Tenete presente che il rame, come esce dalla fabbrica, forma una leggera patina protettiva, quindi quando assume questo colore è normalissimo, non dovete riportarlo a lucido ogni volta. Basta togliere eventuali strati di ossido verde scuro che possono formarsi. A livello alimentare è un materiale sicuro in questo campo. Il rame cede ioni solo se è a contatto con alimenti acidi e il pH del mosto in bollitura non rappresenta uno di questi casi. Non cede nulla neanche a livello aromatico. Questo è un dubbio che spesso ci si pone, ma non ho mai e poi mai avvertito né io né altri sentori metallici nelle mie birre. In raffreddamento avvio anche la pompa con il braccio da Whirlpool che crea un movimento di mosto e aiuta a raffreddare in tempi molto più brevi. Ho quantificato il 30% in meno, altrimenti dovete smuovere ogni tanto con una paletta il mosto. Solitamente arrivo a 20 minuti massimo di raffreddamento e poi stacco tutto. Se non ho raggiunto qui la temperatura target, completo poi in camera di fermentazione. Durante i 20 minuti di raffreddamento ho quantificato uno spreco d'acqua tra i 2 e i 300 litri. Finito il raffreddamento, tolgo la serpentina ed il cestello dei luppoli facendoli scolare bene perché possono trattenere veramente tanto mosto. In passato facevo anche un Whirlpool manuale o con la pompa per concentrare la polvere di pellet che passa dal cestello in modo da concentrarla al centro del fondo della pentola allontanandola dal foro di pescaggio della pompa. Da quando uso il Protafloc non è più necessario perché si forma una grande massa di trub che riempie tutto il fondo e inoltre usando un filtro che si allarga verso il centro della pentola non avrebbe neanche senso. In questo modo si ottiene un mosto veramente molto limpido ma arrivato a sacrificare anche 2 litri di mosto perché si forma più trub e non si riesce a prelevare il mosto fino all'ultima goccia. Quindi in questi casi va riprogrammata la ricetta prevedendo delle perdite di 1-2 litri maggiori. Comunque per molti anni ho lavorato senza chiarificanti, il mosto non è uscito limpidissimo, ma vi posso dire che sinceramente non sono sempre così essenziali. Ho fatto birre perfettamente limpide anche senza l'uso di chiarificanti. Adesso li uso, ma rimangono comunque un po' di dubbi, alla fine un po' di trub in fermentatore non penso che sia così dannoso. Alla fine della fermentazione va comunque a depositarsi sul fondo e chissà che potrebbe in certe birre pure far bene al lievito. Completato il trasferimento in fermentatore, prima di mettere il lievito prelevo un campione per misurare la densità. Basta una goccia con il rifrattometro, ma da quando faccio i video sacrifico qualche millilitro in più e lo faccio anche con il densimetro.
Mi serve anche da confronto per capire se il rifrattometro risulta ancora tarato. Non controllo la sua taratura ogni volta che lo uso. È vero che la misurazione della densità andrebbe fatta a 20 gradi, io la faccio semplicemente alla temperatura che ha il mosto post raffreddamento. Da quello che vedo nelle tabelle, tra i 14 e i 22 gradi le variazioni possono essere al massimo di più o meno un punto. Non sono entità così significative da dover porre la massima attenzione in questi particolari. Ovviamente il campione prelevato non lo rimetto in fermentatore, anche se il mosto è sterile, il cilindro che è di plastica con i vari lavaggi ha accumulato un po' di graffi, superfici non perfettamente sanificabili. Inoltre si parla di 200 ml di mosto, una quantità sacrificabile. A questo punto, se sono già in temperatura di inoculo, aggiungo il lievito liquido o secco. Se è in formato secco, a volte preferisco reidratarlo, specie sulle lager o su birre ad alta densità per stressare meno le cellule che possono trovarsi poi in un mosto molto denso con un elevato quindi stress osmotico. Ci sono studi che si contraddicono un po' sui benefici di questo passaggio, è sempre un passaggio in più, quindi aumentano gli errori e i rischi, ma non è poi chissà cosa preparare un bicchiere di vetro pulito e sanificato, pesare dell'acqua pura da bottiglia appena aperta e aggiungere un po' di lievito secco. Poi aspetto un paio di minuti e lo agito di tanto in tanto. Entro massimo 15-20 minuti sarebbe il momento di inocularlo. Una volta inoculato, insieme al lievito a volte aggiungo anche i nutrimenti della Fermentis Spring Ferm BR2, che sono a base di minerali, vitamine e lieviti lisati. Questi non vanno aggiunti in bollitura, vengono venduti in confezioni da 25 grammi, ma se ne usa veramente pochissimo. Per 23 litri ne metto 0,250 grammi, che è il dosaggio minimo consigliato. Con questo abbiamo terminato tutto ciò che riguarda il Brew Day, cioè il giorno della cotta. In un video successivo vi parlerò poi di tutte le altre fasi, dalla fermentazione, l'imbottigliamento e la conservazione della birra. Spero con questo video di aver chiarito eventuali vostri dubbi. Se è rimasto qualcosa di poco chiaro o qualcosa che ritenete io non abbia trattato, fatemi le domande qui sotto nei commenti. Vi ringrazio sempre per il vostro supporto, se non l'avete fatto lasciate anche un like e ci vediamo al prossimo video.